Dona anche tu 2 euro alla povera Elly Schlein. Nata a Lugano il 4 maggio del 1985, la nuova eletta dal Partito Democratico Italiano come sua rappresentante finisce sui giornali di tutto il mondo. Anzi, a dire la verità, in parte era già sui giornali da tutto il mondo da qualche settimana. Già la si dava vincente e astro nascente del Partito Democratico Italiano. Cittadina statunitense naturalizzata svizzera e residente in Italia. La sinistra del popolo elegge una sua degna rappresentante con ben 3 passaporti. Il padre, Melvin Schlein, è un politologo e accademico statunitense di origine ebraica ashkenazita. Per chi non lo sapesse, gli ebrei ashkenaziti sono discendenti tradizionalmente di lingua e cultura Yiddish, delle vecchie comunità ebraiche stanziatesi nel Medioevo nella Valle del Reno e successivamente anche un po' in tutta Europa, ma soprattutto in Svizzera, in Germania e in Francia, nelle zone più interne di questi 3 paesi. Tutti i giornali del mondo titolano il nuovo volto della sinistra. Persino Le Monde titola anch'egli Italie, Elly Schlein, nouveau visage de la gauche. Quindi, secondo i criteri del Partito Democratico, figlia di un luminare, vicegovernatore dell'Emilia-Romagna, bisessuale, sensibile a tutte le tematiche LGBT più qualche cosa, vicina a tutte le politiche di integrazione degli immigranti, progressista, ecologista e femminista, queste sono le sue 3 etichette favorite, sostenitrice dell'Agenda 2030 vicina a Greta Thunberg, dichiaratamente bisessuale o fluida, senza figli, si dichiara fidanzata anni fa durante una sua intervista con Daria Bignardi, dice di aver amato molti uomini e molte donne e che in questo momento è fidanzata con una ragazza. Ha partecipato attivamente alla rielezione del presidente americano Obama, o almeno questo c'è scritto sul suo curriculum. Quindi sostanzialmente ha tutte le carte in regola per rappresentare al meglio il Partito Democratico. Praticamente non sa cosa sia la classe media, non conosce l'ambiente del lavoro italiano, non è vicina né alle fabbriche né alle case popolari. È lecito pensare che non sappia cosa voglia dire portare un bambino a scuola, che non conosce le spese per sostenere l'istruzione dei propri figli. La grande parte della sua famiglia non vive in Italia, infatti la madre è ancora in Svizzera. Insomma, è lo specchio perfetto del Partito Democratico di oggi, che sostanzialmente di quello che si chiamava una volta sinistra non ha assolutamente nulla. Siamo infatti davanti a questo paradosso dove a destra viene eletta una come Giorgia Meloni che viene sostanzialmente dalle case popolari, anche se poi chiaramente segue un'agenda altrettanto europeista, altrettanto atlantista, non sbaglia un diktat, è vicina al World Economic Forum, nonostante le abbia rinnegate fino a pochi giorni fa, e la sinistra invece sceglie una persona aristocratica, originaria addirittura di una cultura, appunto quella ashkenazita, vicina all'Ucraina, quindi antirussa, fortemente europeista, sostenitrice di tutte le politiche europee. E se andiamo a vedere anche la sua famiglia, ha una sorella e un fratello. La sorella Susan Schlein è primo consigliere dell'ambasciata d'Italia ad Atene. Il fratello praticamente è introvabile su internet, non c'è praticamente nulla di lui, è un matematico che ancora vive e sembra risiedere ancora in Svizzera, tale Benjamin Schlein. Insomma, quale migliore rappresentante eletta tramite una elezione a pagamento? Sì, io lo so, voi mi direte il PD fa questo da tanti anni, verissimo. Il Partito Democratico approfitta di questa elezione per raccogliere fondi, verissimo. A questo proposito sarebbe interessante sapere se i 2 euro potevano essere pagati col POS, col POS, o se sono stati pagati tutti in contanti. Così, per saperlo. Ma in tantissimi membri dello spettacolo, persone influenti, influencer, hanno pubblicato sui loro social media
le prove di essere andati a votare e di avere dato 2 euro per Eli Schlein. Ora, quanto ci sia stato bisogno di raccogliere fondi in questa maniera? Può essere una elezione a pagamento valida. Tra l'altro abbiamo visto in molti che hanno votato in più e più seggi, 4, 5 volte, tutto documentato in rete. Quindi un'elezione che di democratico non ha assolutamente nulla, non vi sono controlli di nessun genere. Che valore può avere tutto ciò? Ma io credo che sia solo un valore puramente mediatico, una scelta di comunicazione e uno schierarsi apertamente per raccogliere voti che oramai arrivano nelle casse del PD solo da una parte alta della società che non corrisponde per nulla all'idea di sinistra e che non rappresenta mai né i sindacati, né la classe operaia, né le famiglie in difficoltà, ma sempre di più i radical shit, come li chiamo io, o i radical chic, come vengono chiamati, cioè quella parte totalmente inconsistente e perbenista della nostra società che vive in una realtà mediaticamente deviata dal diktat europeo, sorosiano, dagli sproloqui dei grandi forum economici mondiali, dalla distruzione dei diritti di tutti per la difesa dei diritti di pochi, totalmente autoproclamata, dove le elezioni oramai non hanno nessun valore perché tutti sapevano già prima i risultati. Non si capisce più se i titoli di giornali pubblicati 15 giorni prima prevedono o manipolano le elezioni e se le elezioni si manipolano e si prevedono in base ai titoli di giornale. Lascio a voi l'ardua sentenza. Con l'elezione di Eli Schlein alla testa del Partito Democratico, il PD ha definitivamente firmato il suo accostamento mediatico alla narrazione europea, ma forse il suo suicidio nella realtà. Probabilmente assisteremo alla scomparsa del Partito Democratico nella realtà, ma alla sua premiazione, alla sua incoronazione nei media fanatici dell'Europa, dell'europeismo, dell'Europa a tutti i costi, o meglio dell'Europa costi quel che costi. Scrivetemi nei commenti quello che ne pensate, mettete un pollicione in su a questo video, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi video e se volete sostenermi direttamente potete farlo attraverso i link in descrizione offrendomi un caffè. Alla prossima!